Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, faccio questo podcast oggi ispirata da diversi vostri commenti del video del lui lei della settimana che va dal 1° ottobre al 6 ottobre. Allora, commenti che sono relativi soprattutto a una certa confusione, no? Una certa confusione sugli argomenti trattati. La confusione sugli argomenti trattati, quando è che andiamo in confusione? Oppure l'incapacità spesso di seguire un discorso. Andiamo in confusione o spesso ci troviamo un attimo in difficoltà a seguire un discorso quando la nostra mente razionale non riesce ad avere un controllo. Come vi sto dicendo sempre, stiamo passando da una condizione di mente razionale a mente trascendente. Questa mente trascendente, detta anche supermente o mente creativa, poetica o manas superiore, chiamiamolo come vogliamo, non è una conoscenza di concetti, ma è una coscienza vibratoria. Quindi laddove la mente razionale inizia a non riuscire a stare dietro a a un certo tipo di spiegazione, no? Su alcune cose che facciamo nel canale, significa che sta perdendo il controllo. E siccome la mente razionale ha come strumenti principali quello di governabilità, misurabilità e prevedibilità, quindi il potere sugli eventi, potere sulle situazioni, potere, quindi controllo quello che viene detto e con la mente cerco di capire ciò che viene detto con la mente razionale, quindi con una mente che divide e separa, piuttosto che comprendere, quindi comprendere, portare con te, con un altro tipo di sentire, cioè con la fede nella tua mente trascendente, cioè con il cuore. Quindi cerco di capire con la mente duale che divide e separa e quindi non posso capire il tutto con uno strumento che è già diviso in partenza. La mente duale divide. Come posso capire il tutto con uno strumento che non è lo strumento appropriato? Ci vuole uno strumento diverso, il cuore, la mente trascendente, la mente poetica e creativa. Stiamo attraversando questo momento in cui la mente razionale deve essere portata al servizio di una mente trascendente, creativa. Come si approccia a questa mente trascendente? Con l'ascolto anche di nuovi concetti che la mente razionale non può afferrare. Perché quelle informazioni che la mente razionale non può afferrare lavorano all'interno del subconscio, perché tu in qualità di io, di soggetto, non riesci ad afferrare quel concetto oppure vai in confusione. Ma siccome tu sei anima incarnata in un io limitato con i suoi concetti, allora l'anima sa esattamente invece che cosa stiamo dicendo. Quello che vi dico sempre è di perseverare, avere una fede impeccabile sul sentire, non sul capire. Quindi fede impeccabile sul sentire, non sul capire. Come vi ho detto anche tempo fa, la mente razionale a cui abbiamo dato il timone della nostra vita per centinaia di incarnazioni, le stiamo togliendo il timone. Perché la mente razionale è una mente che divide e separa e la divisione e la separazione genera il dolore.
Quindi anche voler cercare di afferrare dei concetti con la mente razionale senza il cuore aperto determina ancora di più questo dolore. Ricordiamo che la mente razionale ti vuole vittima, è uno strumento al servizio del potere e del sistema. Allora qui coloro che vinceranno saranno i mistici. I mistici hanno questa mente trascendente e una conoscenza vibratoria. Allenare questa mente trascendente con fede impeccabile si è sulla strada di questo misticismo che è diametralmente opposto all'iperrazionalismo in cui siamo immischiati tutti. E quindi quando vai in confusione o quando non riesci più a seguire, chi è che non riesce a seguire? La mente. Abbi fede. La mente non deve seguire. Non riesco più a seguire, no? Significa la mente razionale non riesce ad afferrare. Quindi questa è la strada. Quando la mente razionale non riesce più a seguire, si confonde, è il momento in cui dobbiamo esercitare il potere della fede. L'apertura del cuore inizia da qui. Far perdere il controllo alla mente razionale. Perché al comando, al timone della tua esistenza deve ritornare chi è l'imperatrice indiscussa, la tua anima. E lo strumento dell'anima è la mente trascendente. Un'altra domanda riguardava l'utilità delle letture di tarocchi e stesure generali. Allora, le stesure generali raccontano una narrazione. In questa narrazione le persone si riconoscono in alcuni tratti, in altri non si riconoscono. La persona in sé è un'espressione della grande madre, viene chiamata anche anima mundi, cioè l'anima del mondo. Noi siamo tutti figli dell'anima del mondo, chiamiamola anche creatore, che è energia, no? È un'energia, creatore universale, anima del mondo, grande madre, la stessa cosa. Tu sei sia la tua anima, che non è la tua anima intesa come ego, come personalità. Tu sei l'anima e l'anima del mondo. Siete la stessa cosa. E l'anima del mondo vuole fare esperienza attraverso un'anima che sei tu, che si individualizza in un soggetto. Essendo tutti figli della grande madre, tutti noi abbiamo lo stesso identico obiettivo nelle incarnazioni. L'incarnazione, la vita fenomenica, serve affinché noi possiamo sciogliere paure, attaccamenti, resistenze che ci separano da amore, per giungere a quello che i buddisti chiamano nirvana, che è la libertà finale. Tale libertà finale è conseguibile sul piano della realtà 3D. E quindi le stesure generali ci servono a ricordarci delle immagini che ognuno di noi vive o ha vissuto in questa incarnazione, in altre incarnazioni, in qualità di espressione della grande madre, cioè tutti noi viviamo cose analoghe in qualità di genere umano, in qualità di paure, attaccamenti e resistenze che ci separano da amore. Quindi tu, quando facciamo le stesure generali, è un modo per ricordare quegli eventi, che sono le immagini che ti proietta la tua anima, su cui dobbiamo andare a focalizzare l'attenzione, essere presenti agli eventi che ci descrivono le carte per lavorare su noi stessi. Tali eventi ci riportano a delle ferite. Quelle ferite sono la chiave dell'evoluzione. Come diceva il Buddha, noi abbiamo 1500 attaccamenti, 500 legati al corpo fisico, 500 legati al corpo astrale, che sono le emozioni, e 500 legati al corpo mentale, la mente razionale.
che di vita in vita, di morte in morte, noi ci adoperiamo per sciogliere, per arrivare poi alla libertà finale. Quindi le immagini, le emozioni, che sono i protagonisti, i soli ed unici protagonisti della nostra vita, confrontarsi con le emozioni, che sono gli dei, ci porta a sciogliere quelle paure, attaccamenti e resistenze che ci separano dall'amore, cioè dalla libertà finale. Quindi tu, quando vedi una stesura e un certo racconto che fanno le carte, ti senti sgorgare dentro un'emozione, è con l'emozione che devi avere a che fare. Quindi è uno strumento importantissimo affinché si possa scatenare in te il riemergere di un'emozione che va pacificata. Le emozioni vanno pacificate, gli dei vanno pacificati. Le emozioni forti, tutto quello che proviamo di forte, anche definiremo drammatico, vanno pacificati. Dobbiamo interagire con amore, con il solo e unico grande collante che guarisce tutto, con le nostre emozioni. E identificando le quali dei o de o spiriti, noi iniziamo a prenderci confidenza, a familiarizzare e a capire che ci dobbiamo dare alle nostre emozioni e non anestetizzarle, perché anestetizzare l'emozione significa annichilirci e anestetizzare la nostra forza. Perché le emozioni, gli dei, queste emozioni, come vi dico sempre, la dea dell'abbandono, la dea dell'impotenza, la dea del fallimento, sono pura energia. Anestetizzando l'emozione, tu annichilisci la tua forza e la tua energia. Più emozione riesci a sentire, a farti pervadere da quell'emozione lì, con gratitudine, quindi accogliere l'emozione significa amare l'emozione, non più dividerla, non più no, non la voglio sentire. No, non la voglio sentire, divide e separa, è la mente razionale ed è solo invece l'inclusione, cioè l'amore, che guarisce il tutto. Come vi dico sempre, Dio o ti accompagna o ti trascina. Ecco, quando ti accompagna il Dio e ti sorride, tu ti stai dando quell'emozione. E quindi in una lettura di tarocchi, che sia generale, che sia qualsiasi tipo di lettura che facciamo, serve a dove tu ti immedesimi, dove senti, tu devi medesimarti con l'emozione che ti arriva, affinché tu possa sciogliere parte di quei 1500 attaccamenti che abbiamo. Quindi, quando ascoltate una lettura di tarocchi, qualsiasi lettura sia, dovete spostare l'attenzione sulle vostre emozioni. Cosa vi suscita, per esempio? Faccio un esempio lampante. Il fatto che la vostra anima in quel momento sta proiettando me, per esempio, che leggo di una possibile persona che può avere altre relazioni, dove si evince, per esempio, il tradimento. Cosa senti a livello emozionale non per quella persona? E qua sta la chiave, ragazze mie. Se comprendete questo, non se lo capite, se lo comprendete, lo portate con voi portate con voi la dea del tradimento e ve la fate alleata. Sentitela tutta. Dove la sentite? Nello stomaco, nelle braccia. Come la sentite? Sotto forma di vibrazione, come una sorta di prurito, come una sorta di fuoco. Dove la sentite? Sì, la voglio, sentila tutta. E allora respirate con la bocca. La sento tutta e poi chiedi. Alleati al Dio o alla Dea. Dea del tradimento. Io mi affido a te, fammi essere alla tua altezza, fammi vedere quello che ancora non vedo, io ho fede in te. Allora, fatto questo, tu non manifesterai più la dea del tradimento nella realtà fenomenica. Quando il karma in tal senso si è esaurito, tu manifesterai un altro tipo di emozione, non è più la dea del tradimento.
non perpetuerai più quando l'emozione avrà giunto avrà fatto il suo lavoro, una persona che pensi che ti tradisca. Mi spiego? Tu, includendo l'emozione, ami il Dio e non sarà più necessaria la manifestazione nella realtà fenomenica del tradimento. Mi spiego? Questo significa parlare con gli dèi, questo significa tornare al tempo delle origini dove tutto è iniziato, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 7. Mi avete anche detto che è difficile concepire l'altra persona come la manifestazione del divino che si presenta davanti a te. La mente non può concepire questo, ma il cuore lo sa. Infatti, come dicevo poc'anzi, è la fede impeccabile nel sentire che lavora nello sviluppo di quella mente trascendente, creativa e poetica che è lo strumento dell'uomo del nuovo tempo. Includere tutto quale manifestazione del divino significa vedere tutto non come male, bene, giusto o sbagliato, perché questi sono strumenti della mente razionale, ma vedere tutto come perfetto. Eraclito diceva che per gli uomini alcune cose sono bene, altre sono male, ma per il divino tutto è bello, buono e giusto. Il divino è al di là della morale. Dire che tutto è divino non significa dire che tutto è bene, ma che tutto è perfetto, è un'altra cosa. Tutto ha come obiettivo l'amore, il risveglio, la libertà. Ogni singolo evento, fenomeno è la chiamata stessa del divino e ha come scopo sciogliere paure, attaccamenti, resistenze all'amore, per giungere alla libertà, quella che vi ho detto che i buddisti chiamano nirvana. Allora la cosa è semplice, è la mente che lo rende difficile, è la mente razionale che ha il giudizio e la morale. Se fosse stato difficile, attenzione, ci avrebbero dato il libretto di istruzioni, ma tutto è molto più semplice e naturale. È la mente che articola e rende difficile le cose. La vita, la realtà, è una struttura complessa. Perché? Perché l'uno è nella molteplicità e la molteplicità è nell'uno. Tu sei un essere umano e all'interno di te c'è tutto il genere umano. Anche quando vi dico l'altro sei sempre tu, in qualità di specie umana. Quando dico l'anima del mondo, sei anche tu l'anima del mondo. L'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Così come quando parliamo di dei, di divinità, quando diciamo il tuo spirito guida o sposo celeste o sposa celeste, sono anche gli dei che ti vengono a trovare, la dea dell'abbandono, la dea della tristezza, la dea della frustrazione, che poi è anche il dio della foresta, il dio di un albero, lo spirito di un albero, la molteplicità nell'uno e l'uno nella molteplicità. Ecco perché è una realtà complessa, una realtà che non è afferrabile dalla mente limitata razionale, che vede tutto come oggettivo. Perché? Perché la mente vuole avere un controllo sugli eventi e allora pretende di rendere misurabile l'infinito. Impossibile. Significa che ci sono più piani di esistenza della stessa cosa e quei tanti piani coesistono in un piano piccolissimo e quel piano piccolissimo coesiste in un piano infinitamente grande. Quindi è complessa in questo senso. Come vi dico sempre, la realtà oggettiva non esiste, ma per comprendere, quindi comportare con te, no? Questo concetto non si può utilizzare lo strumento sbagliato, che è la mente razionale,
che vuole avere un controllo, un potere su eventi che sono enti, entità, spiriti non misurabili. Quindi non possiamo comprendere la realtà, che è una realtà complessa, con lo strumento limitato della mente razionale. Dobbiamo utilizzare un altro strumento che abbiamo tutti, che va allenato, che è la mente creativa e la sovramente, espressione del cuore e la conoscenza intuitiva, quella del cuore. E quando la persona guarda qualcosa, che quella cosa inizia ad esistere. Questo oggi ce lo spiega anche la fisica quantistica, no? È l'osservatore che cambia il risultato, è l'osservatore che determina quello che si vede. Quello che si vede è ciò che tu hai dentro di te, sono credenze tue che determinano la realtà. Una cosa non esiste prima che qualcuno non la guardi o non la osservi. I buddisti direbbero tutto è vuoto, è vacuità. Ecco, tutto è vuoto, non esiste una realtà oggettiva. Quando la guardi inizia ad esistere, quando la osservi inizia ad esistere. Quando la osservi inizi a narrarla quella realtà. Un albero non esiste se io non lo guardo, se io non lo narro. Quello che narro, quello che mi racconto in base alle credenze interne che ho dentro, determina il risultato di quella realtà. Determina proprio la realtà comprensiva del risultato e l'effetto di quella realtà. Quando io guardo una stesura di tarocchi e ho un certo giudizio dentro su come approcciarmi a un evento piuttosto che a un altro, ecco, il mio giudizio o la mia narrazione determinerà la realtà stessa e anche l'effetto di quella realtà. Esiste solo quello che ti narri, quello che ti racconti, e questo racconto da dove viene? Dalla mente che abbiamo per raccontarci quella cosa. Siccome abbiamo una mente razionale che giudica e discrimina bene e male, quindi una mente separativa e non una mente che unisce, allora il nostro racconto di vita delle nostre esperienze saranno esperienze separative e quindi di dolore. Per trascendere tutto questo e quindi anche il dolore, dobbiamo utilizzare un altro tipo di mente, che è la mente poetica, creativa, trascendente. Così ci potremmo narrare una realtà diversa, portando in essere una nuova realtà, nuove manifestazioni della nostra realtà. E allora noi abbiamo questa mente razionale da trascendere. Ed è solo il più grande strumento che noi abbiamo, con cui siamo arrivati sulla terra, è la fede. Però ce lo siamo dimenticato. E tutto quello che facciamo ci serve a ricordarci di avere questa fede impeccabile già in dotazione. Fede impeccabile nell'esistenza. E quando noi abbiamo dei desideri, no? Vogliamo manifestare qualcosa, e quello che vi sto dicendo risponde anche ad altri vostri interrogativi. Tu puoi manifestare tutto quello di cui sei capace a immaginare. Questo ve lo dicevo già anni fa, nei primi podcast. Se puoi immaginarlo, puoi farlo, diceva Walt Disney. E se puoi immaginarlo, puoi manifestarlo. La misura di ciò che vuoi manifestare ha a che fare con l'esplorazione dei tuoi talenti e delle tue capacità. Tali talenti e capacità si misurano con le sfide che la tua anima ha già preparato per te, che si chiamano karma, affinché tu possa superarti. Sciogliere quelle paure, quegli attaccamenti e quelle resistenze di cui parlavo prima significa proprio superare, metterti alla prova nel superare le sfide. Queste sfide, queste prove sono già previste dal tuo karma, cioè dagli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei. Ecco perché è una realtà complessa, la vita. Nella misura in cui tu hai dei desideri, ti arriveranno delle prove. Quelle prove sono benedette. E il raggiungimento di un desiderio, di una manifestazione, è soltanto, come vi dicevo anche in altri podcast anni fa, la ciliegina sulla torta di un adempimento spirituale già avvenuto. Quindi
il potere del verbo. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. La parola crea. Che cos'è che genera il problema? La mente. Perché la mente è una scimmia. Salta da una parte all'altra, la mente razionale, facendoti perdere il focus. Il focus è la fede impeccabile, gratitudine per tutti gli eventi, da quelli più distruttivi a quelli più creativi, fede in tutto ciò che accade dopo aver espresso il tuo obiettivo. Quando tu esprimi qualcosa, quella cosa è già in essere. Nella legge di attrazione così più sdoganata negli ultimi tempi, si dice devi avere fede nell'universo. Noi diremmo devi sentire la fede che ti incarna già da tempo, cioè la fede negli dei, la fede negli eventi, la fede negli eventi distruttivi anche, no? Che servono affinché tu possa arrenderti a non avere il controllo sugli eventi, su come le tue manifestazioni ti arriveranno. Arrenderti ad avere un controllo, un potere sugli eventi e smettere di chiedere come ti arriveranno quelle manifestazioni. Questa è una pretesa della mente razionale che pretende di conoscere il divino. E quindi integrare e quindi iniziare anche a smettere di giudicare. Questo è meglio, questo è peggio, secondo cosa? Secondo una morale comune, secondo le tue credenze. Le tue credenze, come le nostre credenze, sono indottrinate, educastrate da un sistema che vuole avere il potere sugli eventi, che sono spiriti dei. E questo ti porta anche a non confidare più nelle tue manifestazioni, nei tuoi sogni, perché il sistema, come il tuo sistema di credenze, ma come anche il sistema esterno, che poi è la stessa cosa, non vuole che tu realizzi le tue qualità e i tuoi talenti, altrimenti poi mi diventi libero. E quindi non vuole che tu realizzi i tuoi desideri, non vuole che tu abbia fede, altrimenti tu diventi invincibile. E quindi la pretesa del controllo, del potere sugli eventi o anche su come arriveranno i tuoi desideri, le tue manifestazioni, è una falce, taglia le ali, tarpa le ali. La nostra mente è soggiogata da un'iperattività moderna, un'iperattività che è proprio voluta affinché tu ti distragga da te stesso. E quindi questa è una società del tutto e subito. E io vi dico sempre, guardate la natura come fa. Se tu pianti un semino, quel semino spunterà quando sarà la giusta stagione. Germoglierà quando sarà la sua stagione. E quindi capite che è la mente che rovina ogni cosa e fa abortire qualsiasi tipo di sogno, qualsiasi tipo di entusiasmo. Entusiasmo significa essere in Dio, enteos. Essere in Dio significa avere fede impeccabile. La mente razionale ha nemici all'esterno, si difende. La mente razionale è lo strumento della vittima. La vittima ha nemici all'esterno, si difende da un qualsivoglia nemico che può sbucare da un momento all'altro. La stessa vittima o l'approccio da vittima, mente razionale, fa additare all'esterno la colpa di quello che gli accade o di quello che non gli accade. Molto spesso leggo anche dei commenti, non mi è accaduto nulla. E questo è l'approccio della vittima. I tarocchi sono uno strumento bellissimo e straordinario della lettura delle infinite possibilità dell'espansione della vostra anima. E quindi la mente razionale trova il carnefice fuori per non assumersi la responsabilità del lavoro su di sé. Il mago si riassume la responsabilità delle proprie immagini, delle proprie proiezioni e si adopera in una fede impeccabile nel manifestare una realtà grandiosa all'altezza dell'anima che lo incarna. Siete i creatori indiscussi del vostro destino.
Delegare all'esterno la responsabilità o la colpa annichilisce completamente il vostro potere creativo, delegando all'esterno a un qualsivoglia nemico carnefice la responsabilità della vostra creazione di vita, che è un capolavoro unico e irripetibile, di cui tu sei il solo artefice. E allora la responsabilità, come vi ho spiegato nei video di Magia Pratica, gli ultimi video di Magia Pratica 4, 5, 6 e 7, assumersi la responsabilità di quello che abbiamo creato fino a questo momento della nostra vita, di quello che abbiamo proiettato, degli eventi che ci sono accaduti. Assumersi la responsabilità è la sola chiave per creare una realtà diversa, perché si è maghi. Il mago può cambiare qualsiasi cosa perché si sente responsabile. La vittima, sentendosi vittima e quindi senza forza, senza la capacità di poter agire sugli eventi, non potrà cambiare mai nulla. Allora il mio compito è quello di servire la vostra conoscenza, di servire la vostra consapevolezza. E come diceva Socrate, è la conoscenza che rende l'uomo libero. Il mio compito è quello di supportare la vostra liberazione finale, donarvi conoscenza ed esperienza affinché voi possiate riscoprire quegli strumenti che avete all'interno e creare il vostro capolavoro di vita, senza delegare all'esterno più alcunché, senza delegare più all'esterno nessuna colpa e nessuna responsabilità, affinché voi possiate aspirare a quella liberazione finale, al ritiro di tutte le vostre proiezioni e con amore, dedizione, passione e perseveranza realizzare il capolavoro che vi spetta per diritto di nascita. E il mio compito è quello di servire la vostra anima e non il vostro ego. Donarvi la conoscenza affinché voi possiate avere quegli strumenti per portare al servizio quello che deve essere al servizio della vostra anima, come la mente razionale e l'ego. Come vi ho detto già in un altro podcast, quando sarà al timone totale la mente trascendente, cioè la vera mente, la mente razionale continuerà ad esistere, però servirà allo scopo della mente trascendente, cioè mi serve per prendere la macchina e andare lì, fare i conti della spesa, fare alcuni conti, servirà proprio a quello per cui è nata la mente razionale. Quindi non giudizio più, ma discernimento. Il discernimento ti predispone sotto un'altra frequenza. Questo è bene che lo faccia, questo non va bene che lo faccia, secondo però la mente trascendente, cioè secondo le intuizioni che ti arrivano, la mente razionale ti servirà a fare l'azione rispetto a quello che ti viene intimato dalla mente trascendente, cioè dall'intuizione. Noi abbiamo questa morale, questo giudizio, perché veniamo da un sistema religioso ed è la religione che ha creato la morale. Quello che noi reputiamo giusto o sbagliato ci viene dalla religione, dal sistema. Per creare una civiltà devi avere una certa morale e quindi il senso del bene e del male è un meccanismo sociale, va bene? Non è un meccanismo naturale. Vi ricordate la favola di potere della dea Nyx, la signora della notte, che vi ho raccontato nel podcast? Allora, lì abbiamo visto come quando il gufo incontra il topo si ha una certa espressione della realtà, della vita. Se il gufo uccide il topo, allora la mente razionale patricentrica giudica il gufo cattivo. In una mente matricentrica, come lo erano per esempio i vichinghi, ma anche i Maya, se il topo si sacrifica al gufo, ha fatto bene, beato lui, perché i valori erano spostati, no? Nella mente patricentrica, quella in cui viviamo adesso, è la vita a tutti i costi, i valori solari a tutti i costi, e si denigra completamente la parte relegata all'anima, alla morte, il senso della morte, la profondità. Il senso della morte, la fede nella morte è la fede nell'invisibile, mi spiego. Ci sono tante categorie di questa fede nella morte. Una delle prime è la fede nell'invisibile, no? Invece in società matricentriche come quelle dei Maya o dei vichinghi,
era la morte a tutti i costi, cioè i valori femminili, l'anima, e quindi veniva data in premio la morte ai vincitori, no? Dei giochi, come vi ho raccontato anche in quel video, non voglio ripetermi. Invece la legge naturale fa sì, come la racconterebbe la storia del gufo e del topo, come vi ho raccontato in quel video, la legge naturale, come la racconterebbe? E venne la notte e la dea Nyx decise che il gufo e il topo si incontrassero. Non c'è giudizio nella legge naturale. Quindi cosa determina la nostra povertà animica? Il giudizio che diamo alle cose. Come ci approcciamo alle cose. Determina depauperamento dell'energia. Invece per il divino tutto è perfetto, tutto è giusto. E quindi andare al di là del bene e del male, che è un meccanismo sociale, significa essere nel divino. Per il divino non è male che il gufo mangia il topo, che il topo si dà al gufo. Per il divino il gufo incontrò il topo. Il divino dice che tutto è perfetto, così com'è. Per chi non l'avesse ancora sentita, la favola di potere della dea Nyx, invito ad ascoltarla. La natura è prospera in tutti i sensi, perché segue la legge naturale. E la legge naturale implica l'assenza di giudizio. E noi siamo natura. Non siamo prosperi, non manifestiamo prosperità, perché tutto dipende dal giudizio con il quale approcciamo alle cose, alla realtà. Quindi quando abbiamo dei desideri, dobbiamo focalizzare l'attenzione su questo desiderio e affidarci al divino che ce lo porterà, perché l'hai espresso, potere del verbo, e fede negli eventi che accadono, che siano tutto l'opposto di quello che tu stai chiedendo. Ben venga, fede impeccabile, ben venga. Molti di voi lo sanno già, io lo dico, no? Repetita iuvant. Ben venga tutto ciò che accade, perché ha a che fare con il mio karma. Benedetto sia questo mio karma, perché è la palestra dove io mi alleno quei talenti, quelle capacità che sono il vero significato della voglia di realizzare un certo desiderio. E tutto questo serve a un unico obiettivo, la liberazione finale. Quindi a cosa servono le letture dei tarocchi, no? A ricordarti quelle emozioni, a stare sempre sul pezzo, non a delegare il potere all'esterno, ma usare quello che stai ascoltando per riappropriarti del tuo potere di creazione divina, affinché tu sviluppi qualità, capacità e talenti per superare i tuoi limiti, per superare le tue resistenze che ti separano dall'amore, per giungere alla libertà finale. Senti un'emozione? La senti forte? Sentila tutta, perché facendo questo ti stai riappropriando del potere. Potere nella fede delle emozioni che la stesura di tarocchi ti sta suscitando, perché sono quelle stesse emozioni la mappa, la segnaletica della tua realizzazione, della tua piena realizzazione, di cui il tuo desiderio è solo la ciliegina sulla torta. La piena realizzazione dell'anima sono proprio quelle emozioni. E quando noi per esempio facciamo stesure d'amore, pensando a una persona, una legge imprescindibile che non dobbiamo mai dimenticare è che le persone sono maschere, dall'etrusco persu, che significa maschera, maschera del divino. Quindi attraverso una persona, tu stai pensando a una persona, senti una stesura di tarocchi e ti vengono delle emozioni.
Le emozioni sono le vere protagoniste della tua relazione, non la persona. Allora interfacciati con l'emozione, affidati a quella dea. Che dea ti arriva? Dea della rabbia? Dea della frustrazione? Dea dell'impotenza? Dea del fallimento? Affidati a quella dea. Affidati a quella dea. Fede impeccabile. Possiamo cambiare le cose soltanto quando ci arrendiamo ad esse. Possiamo cambiare gli eventi solo quando iniziamo ad affidarci agli eventi che accadono, affidandoci a quello che non sappiamo. Io so di non sapere, diceva Socrate. E questo ti fa aiutare a togliere il controllo dalla mente che pretende di sapere, di conoscere tutto, subito. La mente non può sapere niente, perché è limitata a quello che ha conosciuto fino a quel momento con i suoi filtri e con le sue gabbie. La conoscenza vera è una conoscenza intuitiva, trascendente, che avviene tramite l'esperienza con gli eventi, che sono dei, con le emozioni, che sono dei. Quei 1500 attaccamenti che dobbiamo sciogliere, paure e attaccamenti che dobbiamo sciogliere, li sciogliamo grazie alle esperienze che ci arrivano. Sono già prestabilite queste esperienze di natura emozionale che dovrai vivere e tu puoi iniziare a cambiare quelle esperienze nella misura in cui scegli di accoglierle una volta per tutte. Perché per centinaia di incarnazioni hai detto di no. E quindi per manifestare qualcosa, per realizzare un desiderio nella realtà fenomenica, no? Quelle manifestazioni che vogliamo vedere, che non sono altro che la ciliegina sulla torta di talenti e capacità acquisite, dobbiamo iniziare a dire sì al karma. Sono gli eventi che tu non puoi conoscere. E quindi, col potere del verbo, fede impeccabile, dire sì agli eventi, tu inizi a manifestare la grandiosità dell'anima, conseguente anche i desideri fenomenici che stai chiedendo. E quindi i tarocchi ci servono a ricordarci le emozioni con cui familiarizzare. Il futuro, il tuo destino, lo crei tu. Quando scegli di approcciarti agli eventi dicendo di sì. Agli eventi che la mente razionale giudica negativi, che sono quelli che ti fanno sforzare di più per superarti, sono i trampolini di lancio dei tuoi desideri. Come diceva un grande mistico, la suprema condotta è assenza di sforzo. Fluire con gli eventi significa realizzare le tue più grandi ambizioni animiche. Fluire con gli eventi significa anche lottare contro le resistenze che ti impediscono di fluire. E quindi, come vi dico sempre, la vita è lotta, l'amore è lotta, ma contro chi? Contro le tue stesse resistenze al darti agli eventi che accadono con fede. E quindi tutto ciò in cui noi vediamo la pretesa di controllo e di potere, c'è la mente razionale, ego chiamiamolo anche così, che sta giocando contro e dobbiamo abituarlo, va bene? È una questione di pratica, ma soprattutto fede impeccabile in quella pratica. Fede impeccabile nell'unicità delle tue manifestazioni e quindi anche relative alle tempistiche, no? Proprio perché il tempo lineare esiste per un motivo specifico, affinché tu faccia esperienza dell'incarnazione. Senza il tempo lineare non ci può essere incarnazione e allo stesso tempo il tempo lineare è completamente illusorio, come tutto è illusorio, come tutto è immaginazione dell'anima. E quindi fede anche nella gestazione delle tue tempistiche, della realtà fenomenica.
Quando tu assumi la responsabilità di tutto ciò che accade, tu inizi a creare, a manifestare come un grande mago. La vittima è colui che invece si vede gli eventi che gli cadono addosso. La vittima è colui che non si assume la responsabilità di quello che si proietta anche in qualità di situazioni negative. E quindi la vittima non si dà alle proprie emozioni, agli eventi anche distruttivi. Non ha fede in quegli eventi distruttivi la vittima. Il mago sì. E quindi a cosa serve il lavoro su di sé? Ad accelerare l'evoluzione. Accelerare l'evoluzione il cui obiettivo è quello di raggiungere il nirvana, cioè la liberazione finale. Quindi tutti i desideri che abbiamo, tutte le manifestazioni che vogliamo avere, sono pretesti da parte dell'anima per la liberazione finale. Affinché le tue manifestazioni, i tuoi sogni, i tuoi desideri accadano, devi assumerti la responsabilità di tutto ciò che accade anche in negativo, soprattutto, perché questo è un periodo storico in cui ci sta arrivando tutto il karma da evolvere in modo velocissimo. E quindi il salto è proprio questo. La resa agli eventi e focus, fede impeccabile nei tuoi obiettivi. La felicità, che poi è un concetto molto astratto, io direi più l'entusiasmo, non è euforia. L'entusiasmo è essere in Dio, enteos. Cosa vuol dire essere in Dio? Sentire che tu sei esattamente dove devi essere, sempre e comunque. È l'accettazione della tua situazione e condizione. È la fede in ciò che stai vivendo adesso. È l'entusiasmo. È la comprensione, portare con te il fatto di essere esattamente dove devi essere. Qualsiasi cosa tu stia facendo adesso, in qualsiasi situazione tu ti trovi adesso, anche se la tua mente giudica drammatica, tu sei esattamente dove devi essere. Allora la felicità arriva proprio lì. La felicità è una scelta. Io scelgo di sentire la bellezza del momento che sto incarnando. Allora è una scelta che puoi fare in qualsiasi momento. Hai il potere del libero arbitrio. La felicità è una scelta. Quindi quando inizi a sentire questa consapevolezza, allora inizi a sgorgarti una felicità da dentro, che permane questa felicità. Anche se sei arrabbiata o sei triste, la felicità permane. Anch'io mi incazzo, o poi divento triste, o poi... Anch'io ho a che fare con queste idee, ma sono sempre entusiasta, sono sempre felice. Anche quando sono arrabbiata, triste, è una condizione interiore, uno stato vibratorio interno che non è più suscettibile di perturbazioni. Questo entusiasmo che mi vive all'interno non è più suscettibile di alcuna perturbazione esterna, seppur viva qualsiasi tipo di dea o Dio, di emozione che mi viene a trovare. Questo entusiasmo interno è una condizione fissata all'interno, non più suscettibile di essere manipolata da nessun evento, seppur mi vivo le emozioni, tristezza, rabbia. Mi spiego cosa voglio dire? Il giudizio che mettiamo sulle cose è la nostra castrazione. Quindi pian piano però riusciamo ad arrivare a quella consapevolezza di essere esattamente dove dobbiamo essere, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, ed essere in Dio, essere entusiasti. Quindi approcciamoci a questi nuovi concetti quando la mente non riesce ad afferrare, si confonde perché non riesce ad avere il potere, no? O quando non riusciamo a seguire un discorso è perché la mente si sta perdendo, ben venga. Continuiamo ad ascoltare col sentire senza la mente, con il cuore aperto, con una fede impeccabile. E allora ragazze mie, ragazzi, quello che vi auguro è di essere incorruttibili davanti a qualsiasi evento, affinché la vostra fede sia salda. E quello che io vi offro è la conoscenza.
come ha reso libera me, mi auguro che possa sempre più rendere liberi anche voi. E come diceva Dante, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza. Non ci hanno creati per essere come bruti, ma per seguire la virtù e la conoscenza. Ed è questo che ci rende liberi. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi abbraccio profondamente. Noi ci sentiamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!